Ci troviamo a Merano 2000, la chiamiamo anche la terrazza di Merano, il balcone di Merano. Abbiamo fatto una gara architettonica, un concorso dove l'obiettivo era proprio quello dell'inserimento della stazione intermedia nel paesaggio. Puoi trasmettere la tua passione ad altri e questo è di aiuto nel trasmettere. Posso salire? Sì, sali. Da quando è che è la tua passione questo mestiere? Quel mestiere è una passione già da quando posso pensare. E mi allenavo proprio su questi monti qua e quindi oggi dopo tanti anni sono tornata a vedere come è cambiato il panorama delle mie piste. Non conosco qualcun altro che ha un ufficio con un panorama come quello. Concordo, devo dire che confermo. Vi siete mai chiesti che lavoro c'è dietro il funzionamento di un comprensorio sciistico? La città di Merano ha la fortuna di averne uno proprio alle sue spalle. Lo si potrebbe definire un comprensorio cittadino, anche se lassù, sopra i 2000 metri di quota, è il cielo il vero protagonista. Come promesso, in questo episodio vi porto alla scoperta del comprensorio sciistico di Merano 2000. Sto arrivando in questo momento in cima a 2200 metri. Parto subito con una nera per scaldarmi perché c'è un muro invidiabile che mi fa molta gola. Adesso andiamo sulla pista San Osvaldo, tutta verso sud, il sole qua in pratica è a casa. Abbiamo sempre esposti al sole anche a dicembre. Sono molto curioso perché scio da molti anni, ma questo compressore ancora non l'avevo mai battuta, per cui lo scopro a mano con voi. Sono molto impegnative le piste da queste parti? Allora, ne abbiamo di impegnative, però siamo un mix tra pista blu, rossa e nera. E avrò tra l'altro il privilegio di conoscerlo attraverso le persone che lo vivono in prima persona questo comprensorio, ovvero coloro che si occupano della sua gestione, della manutenzione e dello sviluppo. Adesso ci troviamo sul tetto panoramico del nostro nuovo impianto Naifio. Questo è il primo tetto calpestabile di una cabinovia al mondo, pertanto qua abbiamo realizzato una cosa che si trova solo qua, in modo che si possa godere di questo spettacolo di panorama. Il panorama di queste parti è davvero sensazionale, perché guardate, lo sguardo si allunga fino alle Dolomiti, quelle vette laggiù in fondo, quindi si ha un'idea di tutto il Sud Tirol. Qua ci sono le montagne del Brenta, quindi parliamo del Trentino, di là quelle della Valle Venosta, e poi qua dietro c'è l'Austria. Quindi volendo da una passeggiata sul corso in centro a Merano a qua su quanto tempo ci vorrebbe? Circa 15 minuti. Ok. Circa 10 minuti in macchina o con i mezzi fino alla stazione a Valle della Funivia e poi altri 7 minuti fino qua. Negli ultimi anni, dicevamo, Merano 2000 ha fatto alcune decine di milioni di euro di investimenti. Fra questi c'è anche una nuova cabinovia che rispetto a quelle di un tempo ha una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente. Tra l'altro dietro di me c'è una chiesetta molto graziosa che è una meta per i pellegrini durante l'estate. Gli architetti che hanno vinto lo studio Artec di Vienna hanno scelto di abbassare la quota d'ingresso per inserire appunto meglio la stazione nel paesaggio. L'obiettivo del concorso architettonico era quello di abbattere l'impatto visivo dell'impianto. E anche il calcestruzzo è stato pigmentato e colorato di rosso in modo che assomigli molto al terreno. Spiegheremo anche che cosa si fa in stagioni sempre più calde come quelle verso cui andiamo incontro, quando c'è poca neve, c'è quindi bisogno della mano della tecnologia.
Funziona così che abbiamo un rilievo del nostro comprensorio, mi dice quanta neve c'è e io come innevatore vedo dove c'è bisogno di neve, allora sparo veramente solo lì dove c'è bisogno. Abbiamo qua più di 100 cannoni, sparano circa 100-200 ore. A stagione? A stagione, sì. Ok. Quest'anno ce n'è stato molto bisogno? Quest'anno c'era molto bisogno perché la neve naturale non veniva, sì, non era abbastanza per fare le piste. Pensate che sono stati costruiti dei bacini d'acqua che raccolgono 150.000 metri cubi di acqua che permettono di creare quindi la neve tecnica artificiale, ma non solo. Abbiamo qua un bacino multiuso, diciamo, che vuol dire noi la prendiamo in inverno per fare la neve artificiale, ma in estate i contadini o anche la forestale. Quindi i contadini per irrigare? Esatto, e i forestali se c'è un incendio. Fritz non è solo un giovanissimo innevatore, ma anche un gattista. Alla chiusura degli impianti prepara le piste per la mattina dopo. Lo incontrerò più tardi, dopo qualche sciata col maestro Tommy. Allora come sono andato, maestro? Bene. Accetto le critiche, accetto le critiche. Ok? Allora dovresti cercare di raddrizzarti un po' sul bacino, fai troppa angolazione. Ah, vedi? Me lo dice anche il mio fisioterapista. Oh no, mi superano! No! Quanti chilometri di pista abbiamo qua? Una quarantina. 40 chilometri di piste. Però visto che non c'è soltanto lo sci, ci sono anche altri sport che si possono praticare. Sì, c'è sci alpinismo, poi si può andare in slitta, può fare un volo in parapendio o se no anche le ciaspolate, le camminate. Tra i turisti c'è chi fa ritorno alle proprie origini. Oggi mi sono presa 24 ore da Milano per godermi le mie montagne della mia infanzia, dove proprio ho iniziato a sciare a 2 anni. Bellissimo, è tutto cambiato, è da tanto tempo che non vengo su. È da molto che fai il maestro? Sì, un po' di anni, una trentina. Ah, caspita! Sì. È più facile insegnare ai bambini o agli adulti? Io penso che se lo fai con passione, come la maggior parte dei miei colleghi, l'insegnamento è una cosa bellissima. I primi consigli da dare ad uno che si vuole approcciare allo sci? Che non c'è età, il mio cliente più grande in età aveva una 70 d'anni che ha voluto fare questo per i suoi nipoti, per poterli accompagnare, e oggi l'abbiamo ancora qua sulle piste. L'importante è andare piano e non fare come me sulla nera. Le ombre delle montagne si allungano e l'ufficio panoramico dei Gatti delle Nevi entra in funzione. Questa cabina è il mio ufficio e con questo panorama è veramente bello. Lì vedi lo spessore della neve? Sì, esatto. Quindi quando è rosso vuol dire che è poca? Esatto, adesso è verde. Ma ad esempio questa pista quante ore ci mette a farla? Ci metto un'ora e mezza e poi passo alla prossima e parlo con i miei colleghi. Ve le dividete? Così che tutti finiscono allo stesso orario. Quindi cominciate appena chiudono gli impianti e finite in genere? In genere finiamo dalle 10 e 11 di sera. E se la notte nevica? Sì, lì partiamo alle 3 o alle 4 di mattina e finiamo quando aprono gli impianti. Poi lo fai con questo paesaggio, vuoi mettere chi è che è sempre in ufficio di fronte a un computer? Qualche volta anche risulta a me stare in ufficio, ma normalmente ho la possibilità di fare quel lavoro quando c'è brutto tempo e allora non è così male. Fritz desiderava guidare i Gatti delle Nevi da quando era bambino. Com'è che sei arrivato a questo mestiere? Era sempre un passione queste macchine grandi con
500 cavalli, sì, era sempre una passione. Una passione. Tutto quello che fai col cuore normalmente risulta bello.